Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi esageriamo. Non so voi, ma io quando entro dentro un prodotto italico con un 12 cilindri, possibilmente fatto a Maranello, io mi sento a casa. Oggi sto provando la F12 berlinetta, disponibile dagli amici di Car & Car. Come voi sapete sono un grande amante delle Ferrari, l'F12 mi mancava. E se ci pensate, questa macchina ha già 6 anni, ma guardandola tutti questi anni non li dimostra. Devo dire che questa F12 che sto guidando è configurata veramente bene. Devo dire che il primo proprietario aveva buon gusto. Questo rosso così acceso e vivo mi piace molto, per non parlare degli interni che sono veramente pieni di carbonio. E che dire dell'F12, è una Gran Turismo, quindi è progettata per essere una macchina sportiva ma adatta anche ai lunghi tragitti. E devo dire che attualmente, guidando le modalità sport, posso anche premere questo bottone sul volante che mi permette di ammorbidire le sospensioni. E per essere una supercar, guidandola così la trovo molto morbida e piacevole da guidare, però ovviamente rimettendo le sospensioni rigide e scalando un po' di marce, ci rendiamo conto che in realtà Ferrari ha progettato l'F12 principalmente per questo. Davanti al cofano che non finisce più possiamo trovare un grosso 6003 V12 aspirato che è capace di erogare ben 740 cavalli e 690 Nm di coppia. E la parte più bella è che già l'80% è disponibile a soli 2500 giri. Ed è questo il bello dei grossi 12 cilindri aspirati. Sono in grado di fornire così tanta potenza e coppia fin dai bassi regimi, e più sali di giri, più in allungo la macchina spinge, va dannatamente forte. Adesso torniamo indietro a rifare quel rettilineo perché voglio godermelo sto 12 cilindri. Veramente tanta cattiveria questa macchina. Accelerando non affondo immediatamente il pedale sull'acceleratore perché si sente che è nervosa come spinta e come erogazione. Cerco di accelerare in modo progressivo, eppure tenendo la macchina col manettino impostato su sport sento l'elettronica che cerca di non far pattinare le ruote. È veramente brutale. Infatti non dimentico le parole di un mio amico che è un collezionista Ferrari, ne ha diverse. Come auto da tutti i giorni utilizza un F12 e lui mi ha detto: Marco, io non mi sono mai azzardato a guidare questa macchina col manettino impostato in race, perché anche qui sto affondando in quarta, il motore ha una progressione veramente pazzesca. Puoi affondare il pedale del gas in qualsiasi numero di giri, senti che la macchina spinge veramente forte. E tra una cambiata e l'altra il doppia frizione permette di avere cambiate praticamente istantanee e secche. Le gomme sono già calde, quindi proviamo con attenzione a mettere la modalità race e vediamo come si comporta la macchina.
sente che è ancora più cattiva e rabbiosa, specialmente nell'erogazione, perché in race l'elettronica c'è sempre, però è meno invasiva, quindi devi prestare molta attenzione. Le cambiate sono addirittura più veloci, specialmente in scalata, e sono ancora più brutali, devo dire. Che macchina! E parlando in numeri, questo V12 permette all'F12 di andare da 0 a 100 in appena 3 secondi 1, ma forse quello che fa più impressione è lo 0-200, perché è appena sopra gli 8 secondi. La parola giusta per definire questa macchina è che toglie il fiato, veramente. L'F12 toglie il fiato. Ha un'accelerazione mostruosa, non me l'aspettavo così cattiva, così violenta. Non oso immaginare l'812 Superfast che ha 800 cavalli, come se questa macchina avesse veramente bisogno di più potenza. E se c'è un'altra cosa che adoro di questa macchina, oltre al motore, è il fatto che Ferrari ha adottato tante soluzioni estetico-aerodinamiche su questa macchina. Vi faccio un esempio. Come potete vedere, sul cofano parte una specie di tunnel che si convoglia sulle fiancate laterali, e questo permette di far passare il vento e aumentare la deportanza. Ci sono tanti dettagli particolari su questa macchina che aiutano a generare più deportanza, e rispetto alla 519 che va a sostituire, l'F12 genera ben il 76% in più di deportanza. Pazzesco. Che si accendono sul volante, si accendono troppo in fretta. Il modo in cui sale di giri questo V12 mostruoso. Sono ancora col manettino in race, ho provato a schiacciare un po' di più, mi dare del gas e avete sentito le gomme pattinare. Rimettiamo in sport, che è meglio. Questa macchina non è mia. Mettiamo anche la cambiata automatica, sospensioni morbide, e diventa un'altra macchina. A me la 599 comunque mi piace veramente tanto da guidare. Se vi ricordate, ho guidato tante volte quella del mio amico Stefano, e già con quel 12 cilindri la sentivo che è una macchina molto rabbiosa e veloce, ma non mi aspettavo l'F12 essere così tanto diversa e così tanto più prestazionale. E io mi chiedo se questa macchina ha veramente bisogno di così tanti cavalli scaricati solamente sulle gomme posteriori. Ormai non ci impressioniamo neanche più a sentire di una nuova hypercar con 1000 cavalli. E mi chiedo dove andremo a finire. Onestamente guidare l'F12 col manettino in race faccio molta fatica a sfruttare completamente il suo potenziale. Diciamo che con questo tipo di cavalleria, se si vuole goderlo a pieno, bisogna andare in pista, perché per strada inizia ad essere un po' impegnativa come macchina, diciamo. Beh ragazzi, che dire, questa macchina è veramente emozionante. Penso sia uno dei motori più incredibili che abbia mai provato. Sentite come canta, ma soprattutto come sale di giri. La linea, la configurazione, io penso che non possa esistere un complimento più bello che dire l'F12 è bella quanto veloce. Devo dire che si vede che qui c'è la mano di Pininfarina, e purtroppo questa, l'F12, è l'ultima macchina che è stata disegnata da Pininfarina. Purtroppo devo dire che sulle ultime Ferrari si vede la mancanza di Pininfarina. Comunque sì, se avete notato qui non ci facciamo mancare nulla. Rossa, bianca, nera. Ce n'è per tutti i gusti qui la Car & Car. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!